sei stata lasciata, sei stato lasciato e continui a chiederti il perché questa relazione è finita, perché è capitato proprio a me, perché ha preso una decisione così, all'improvviso, quando avevamo dei progetti futuri. Ecco, bisogna fare un po' di chiarezza al riguardo. Molto spesso, quando finisce una relazione, la prima cosa che accade, proprio la prima in assoluto, è che chi lascia tende a dare la prima motivazione, la prima ragione che gli passa per la testa, ovvero non ti amo più, sono io, non sei tu, è un periodo un po' strano e tutta una serie di ragioni che comunque non rappresentano le reali ragioni. Noi oggi all'interno di questo video dobbiamo capire, è il nostro obbligo, capire quali sono le vere ragioni che muovono appunto una persona al fine di chiudere una relazione, proprio perché queste ragioni ti permetteranno, uno, di capire, di consapevolizzare, di cercare di stare meglio, di trovare la giusta serenità, e due, qualora tu voglia riconquistare questa persona, hai tutte le carte per poterlo fare. Hai quelle ragioni sulle quali puoi fare leva per cercare di ribaltare la situazione. La prima di queste ragioni, io te ne indicherò tre, la terza è forse quella più importante, quindi seguimi fino alla fine. La prima ragione è la visione futura. Molto spesso a cambiare all'interno del percorso di una coppia è proprio quella che è la visione futura. A un certo punto le prospettive future della coppia iniziano a divergere, ok? Quindi lei, in questo caso faccio un esempio, indistinto rispetto al sesso uomo-donna, lei ha una visione futura di famiglia, figli, armonia, serenità, lui ha una visione di non so cosa voglio dalla vita, e ancora con il lavoro non mi sono realizzato, eccetera, eccetera. Questo è un esempio banale. La visione futura, se non combacia perfettamente in maniera simmetrica, ok? Purtroppo la relazione paradossalmente tende a finire. Quindi la prima domanda da porti è: avevamo nell'ultimo periodo la stessa identica visione futura della nostra relazione di coppia? Prendi carta e penna, scriviti questa domanda e poi datti la risposta. In base alla risposta poi cercheremo di capire come comportarci. Questa è la prima ragione in assoluto. La seconda vera ragione che muove la fine di una relazione è la serenità di coppia. Ti può sembrare strano, e seguimi in questo concetto, ti può sembrare strano perché tra di voi è iniziato tutto meravigliosamente. La relazione è andata per il meglio, avete sognato insieme, avete avuto una splendida sessualità, intimità, vi siete compresi, avete pianto insieme, avete riso insieme, ok. Tante sensazioni ed emozioni provate insieme. Ad un certo punto, molto spesso la serenità di una coppia inizia ad essere minata da una serie di fattori esterni. Questi fattori esterni purtroppo, e dico purtroppo, non sono sotto il nostro diretto controllo. Ci sono tante cose che noi purtroppo non possiamo controllare. Il ritorno di una ex, il ritorno di un ex, non lo so, paradossalmente potrebbe essere l'intromissione di genitori, di amici, voci di corridoio, eccetera, eccetera. Possono esserci tutta una serie di fattori esterni che minano la serenità della coppia. La coppia stessa non se ne rende conto di quello che sta accadendo e passo dopo passo questa serenità tende a sminuirsi sempre di più. E a quel punto inevitabilmente una delle due parti molla per prima, perché poi è tutta una questione di forza di volontà. Quando inizia a mancare la forza di volontà in una delle due parti e la serenità è venuta meno, a quel punto, senza capirne nemmeno il perché, la persona dice: non mi sento più sereno, non mi sento più serena, non so cosa voglio. Ecco perché poi ti senti dire: sono io, non sei tu, non so cosa voglio, eccetera, eccetera. In realtà alla base è mancata la serenità. Il secondo compitino che hai: prendi carta e penna e cerca di capire se ci sono dei fattori esterni che hanno appunto minato la vostra serenità. Scrivili tutti uno per uno, perché il lavoro che dovremo fare è quello di cercare di
recuperarli appunto uno per riportare la serenità all'interno della coppia, chiaramente. Il terzo elemento, come ti dicevo, forse quello più importante, è l'attrazione mentale, quella che poi viene meno in maniera importante all'interno di una coppia è proprio l'attrazione mentale. Quando lui o lei non si sentono attratti all'interno della coppia, quindi non si parla solo di sessualità, si parla proprio di attrazione dal punto di vista mentale, quindi l'idea di unione, di serenità, di tranquillità, di sorrisi, di complicità, di comprensione, di empatia, è tutta una serie di elementi che insieme vanno a formare l'attrazione mentale. Pensa che ne ho parlato proprio in un corso gratuito sul mio sito domenicoiapello.com, dove spiego in realtà quali sono i fattori che minano l'attrazione mentale e quali sono quelli che invece possono favorirla. L'empatia, per esempio, è una di queste. Se non si è più in empatia, non c'è comprensione, ci sono discussioni o ancora la sessualità viene meno perché non ci si attrae più a livello mentale, e allora piano piano la prima cosa che si tende a fare è entrare in una fase di riflessione, di dubbio, poi piano piano ci si dirige verso altri porti, come si suol dire, quindi lui incontra un altro ragazzo, lei incontra un altro ragazzo, eccetera, eccetera. Quindi capisci bene che la visione futura, insieme alla serenità di coppia, insieme all'attrazione mentale, fanno parte di quelle motivazioni che sono le vere e reali motivazioni profonde per le quali finisce una relazione. Ora, è proprio su questo che dovrai lavorare da oggi in poi. Prendi carta e penna e inizia a lavorare su queste ragioni profonde. E io sono certo, sono pronto a scommetterci tutto, che se lavorerai serenamente, tranquillamente, con dedizione, riuscirai a riconquistare la persona amata. Se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto, ti basta mettere un like, iscriviti al canale e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Ti abbraccio e al prossimo video. Ciao!